Sicuramente almeno una volta nella vita hai fatto un viaggio all'avventura, o almeno hai pensato di farlo. Un viaggio senza nessun tipo di comfort, adattandoti ad ogni situazione e dormendo in una piccolissima tendina tutt'altro che confortevole. In questo video vi racconterò il viaggio che abbiamo fatto lo scorso settembre in Sardegna, ma non sarà un classico video di viaggio, sarà più un backstage, un dietro le quinte di tutte le situazioni che si devono affrontare una volta che si è decisi di fare un viaggio del genere. Anche perché nel canale ho già portato gli episodi e vi ho fatto vedere tutte le avventure che abbiamo affrontato. La prima cosa che abbiamo fatto è stata l'organizzazione dell'auto. Ci ho fatto un video a riguardo prima della partenza. Abbiamo recuperato tutta l'attrezzatura che ci mancava e poi siamo partiti verso Livorno per prendere il traghetto. È il 5 settembre, siamo al porto di Livorno e stiamo aspettando di prendere il traghetto per arrivare a Olbia. Ora mangerò qualcosina. Ora attendiamo l'imbarco e sono arrivato un po' prima rispetto all'orario anche di imbarco per partire in pole position, perché non ho preso né cuccetta né poltrona. Quindi se non sei pratico del traghetto ti dico che ci sono delle sale comuni, quindi se non ti prenoti la cuccetta o la poltrona puoi metterti lì. Però il discorso è che lì trovi tavoli con delle sedie, però puoi trovare anche dei divanetti abbastanza lunghi da crearti una sorta di letto. Quindi l'obiettivo è salire per primi, correre, andare subito verso la sala comune e prendersi un posto dove farsi un mini letto e passare la notte in qualche modo. Let's go, si sale ora. Ora bisogna fare attenzione a questo punto qui perché c'è una salita veramente molto ripida. Quindi aspettiamo che salga la macchina davanti a me e poi si sale. Prima di stare sulle giostre, quelle delle sagre, la giostra quella là delle macchinette con i binari. Eccola qui, uguale. Troviamo un posto dove parcheggiare, vediamo se c'è qualcuno. Se ci indica qualcosa, di solito non ti indicano nulla, è un po' un fai da te, trovi un posto e ti butti dentro. Funziona un po' così con questa compagnia. Ah no, eccola lì abbiamo la crew che ci indica dove andare. Ok, ci siamo, ora si corre. Ecco, questa è una delle zone comuni dove ci si può mettere nei tavoli, oppure lì ci sono anche delle poltrone e c'è anche il bar. Ma la zona in cui voglio andare io è questa qui, e sono proprio il primo, assurdo. Sono il primo e posso scegliere il posto che voglio. Vedete? Ci sono divani, sedie. La cosa ideale è trovare un divanetto tipo questo qui lungo dove fare un letto. Lì c'è la TV, quindi no. Il primo grande problema della serata è la sala che appena vi ho fatto vedere, sarà chiusa a mezzanotte, quindi non si potrà dormire. Questo può essere veramente un problema, quindi devo trovare assolutamente un altro posto e immediatamente. Organizziamo un po' il letto in qualche modo. Cuscino pronto. Se non siete mai stati in un traghetto vi faccio subito un mini tour veloce. Il traghetto è un po' organizzato a zone, troverete anche dei veri e propri negozi dove vendono vestiti e accessori di qualsiasi tipo. Se vorrete anche un ristorante oppure un self-service. Bagni, anche una sala giochi. Mi ricordano molto questi giochi quando venivo qui da bambino, sono gli stessi, hanno 30 anni praticamente. E qui c'è anche un internet point e c'è anche una zona con musica dal vivo addirittura. Mentre uscendo da questa porta, tutta la zona fuori. Tutta la zona esterna con anche la piscina, ovviamente senza acqua ora. E lì c'è anche tutto il bar. Qui la zona dove i cani possono fare quello che bisogni. Qui davanti a me c'è tutto il porto di Livorno. Questa scialuppa di salvataggio non mi ispira molta fiducia e sembra un po' troppo vecchia. Sarà solo una mia sensazione. Qui stanno salendo gli ultimi camion, pullman e macchine, quindi tra poco si partirà. E come odore non è dei migliori perché si sente proprio il profumo di carburante, cioè l'aria pesante. Praticamente la nave è strutturata su questi due piani, primo, secondo che il punto è superiore, quindi all'aperto, mentre andando qua giù le cabine con le cuccette, pagando una cifra extra. E qui c'è anche un centro stampa, chiuso però. Magari in altra stagione sarà aperto. Questo è stato un rapidissimo tour di uno dei traghetti più economici sul mercato, quindi la pulizia non è all'ordine del giorno purtroppo. Bagni non dei migliori, ne ho visti di meglio. Ora è arrivato il momento di riposare un po', è mezzanotte esatta e domani arriveremo alle 7:30, quindi adesso cerco di dormire un po'. Per il compleanno voglio quello, camion camperizzato nuovo di stecca della Mercedes con moto dietro annessa. Arrivati a Olbia poco prima di pranzo siamo arrivati nel nostro primo campeggio, dove ci siamo attrezzati, abbiamo montato la tendina, ci siamo sistemati e in quella giornata ci siamo rilassati un po'. E ora procederemo con il montaggio della nostra tendina. Siamo bene con qualche picchetto.
vai, 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 vai. La situazione in nave è stata molto arrangiata. Era da quando avevo 11 anni, credo, che non andavo in un traghetto per andare in Sardegna. Dopo 4 ore e mezza di macchina per arrivare fino a Livorno e dopo aver fatto più di 10 ore di attraversata perché il traghetto era anche in ritardo, e sono bello cotto. Stanotte ho dormito 2-3 orette, per modo di dire, quindi non vedo l'ora di tuffarmi in piscina. Setup per la cena di stasera. Il giorno successivo, dopo aver rimesso tutto quanto dentro l'auto, siamo ripartiti e siamo andati verso il paese di Palau, dove abbiamo preso il traghetto per l'isola della Maddalena. Ora siamo a Palau, è ora di pranzo e mangeremo qualcosa. Ho fatto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri per tutto il paese, non ho trovato neanche un posto all'ombra, quindi ci siamo fermati qui. L'unico posto all'ombra dove mangiare qualcosa di tranquillo. Il menù, allora abbiamo quinoa e piselli con mais e carote pronto da mangiare. E qui, Jack, cosa abbiamo? E una schiscetta con tonno e quinoa. Quinoa, legumi, verdure, olio. Sì, insieme alla scatoletta del mangiare dei gatti e dei cani. Adesso assaggiamo e vi dirò. Ma sai che ti dico, approvato, è buono, saporito, e il tonno non è quello sfracellato che trovi in alcune marche. Mi è sorpreso. Non so se riuscite a sentire qualcosa, ma ora siamo partiti da Palau e ci stiamo dirigendo verso la Maddalena e l'isola di Caprera. Esploreremo queste due fantastiche isole e sono veramente gasato perché sarà qualcosa di spettacolare. Il nostro obiettivo era quello di esplorare l'isola della Maddalena e l'isola di Caprea, scoprendo e trovando i migliori posti e le migliori spiagge possibili. Una volta arrivati alla Maddalena, per prima cosa ci siamo diretti verso il campeggio che ci avrebbe ospitato per 2 notti. Il camping a Battogia, che si trova nella parte nord-est dell'isola e c'ero già stato 2 anni fa. Off-road, strada sterrata, stiamo per arrivare al campeggio. Questo secondo campeggio è un po' diverso rispetto a quello prima. Quello prima si tratta di un campeggio classico sotto la pineta e gli alberi. Come avete visto, questo è un campeggio senza pineta, quindi hanno installato tutte queste tende parasole più un separé in canne di bambù. E ora rimontiamo tutto quanto. E dopo aver riorganizzato tutta la nostra piazzola, rimontando la tenda, il tavolino e tutto quanto, siamo partiti per la nostra prima avventura. Il trekking a Cala Napoletana, una delle migliori spiagge di Caprera, dove abbiamo avuto la fortuna di vedere tantissime capre. E dopo aver passato 2 giorni bellissimi, avendo visto prima il tramonto e poi l'alba, Momento di stappare. direi di sì, in un posto così. Icnusa non filtrato, ovviamente, e tramonto alla spiaggia di Bassa Trinità, in uno dei punti più belli dove vedere i tramonti nell'isola della Maddalena. E cenare in questo posto è qualcosa di veramente epico e non si può chiedere di più. Smontare, rimontare, mettere via, riprendere. Questo è il backstage di fare video in giro. Fare video non è stressante, lo dice Jack, di 85 anni. No, fare video è una cazzata. Cosa ci vuole? Basta prendere il telefono e fai un video. Questo è il centro della Maddalena, dove ci sono tutte le gelaterie, i negozi, ma anche c'è tutta la zona del porto e dei traghetti che ti portano anche da Palau Maddalena all'isola di Santo Stefano e le altre isole. È la tipica cittadina di mare, che ne pensi? Chiedi a Garibaldi che ne pensa. Oggi non ha tanta voglia di parlare. Siamo ripartiti, tornando di nuovo col traghetto a Palau, e ci siamo diretti verso la località di Vignola Mare.
Questa mattina abbiamo smontato tutto il nostro accampamento e siamo usciti dal campeggio e ora siamo arrivati nella nostra nuova destinazione. E ora si rimonta tutto di nuovo. Tenda mare, dove abbiamo fatto base per altri 2 giorni e lì abbiamo fatto delle avventure veramente incredibili. Nella prima abbiamo fatto un'esperienza in kayak veramente indimenticabile, nella parte di Capotesta, e nel secondo giorno siamo andati a Valle della Luna, dove abbiamo scoperto che sono stati cacciati gli hippi che l'abitavano, e quello è davvero un luogo molto mistico che vi consiglio veramente. E come la tradizione non può assolutamente mancare la Pizza in spiaggia al tramonto. E onestamente vi consiglio di fare un'esperienza del genere, perché vi dà molto. È faticosa, non è rilassante, vi impegnerà molto, però quello che vi rilascerà, secondo me, è qualcosa di unico, è che altri tipi di vacanze o avventure o viaggi, come volete chiamarli, non vi lasceranno.